Amici del Portale del Verde, eccoci qui oggi a parlare di questa bella pianta chiamata e conosciuta come Anthurium, una pianta d'appartamento. Adesso io l'ho trovata qui al supermercato, pensate a 9,90 €, guardate che bella pianta che è. Comunque state con me che andiamo a fare un video di approfondimento. Eccoci qui, allora l'abbiamo portato a casa, guardate che meraviglia, faccio fatica anche quasi ad inquadrarlo perché è altissimo. Devo essere sincero, per 9,90 €, insomma 10 € della situazione, portiamo a casa una pianta veramente molto molto bella e soprattutto anche in ottima forma. Generalmente quando portiamo a casa le piante succede proprio questo: abbiamo una pianta in ottima forma e tante volte quelli che dopo si dichiarano pollici neri dicono, che quelli che gli vogliono tutte le piante, dicono che non sanno come, però dopo la pianta è morta. Allora, diciamo che non è tutta colpa proprio del pollice nero o della mancanza di cure che noi abbiamo verso la pianta. Certe volte bisogna sapere delle cose importanti, ed è per questo anche che giriamo dei video di approfondimento, ci sono dei blog che parlano proprio come curare le piante. Quindi il primo consiglio che do a colui che pensa di avere il pollice nero è quello di approfondire. Approfondire vuol dire sapere dove collocare questa pianta, sapere come andare ad irrigarla, sapere come potarla, ma soprattutto all'inizio sapere come comportarci proprio nelle prime ore. Quando questa pianta arriva in questa nuova casa, dobbiamo trovargli innanzitutto la giusta collocazione. Ma la prima cosa da fare, prima ancora, è quella di andare a liberarla da questo cellophane. Allora, ne ho già parlato quando ho fatto il video sulla stella di Natale. Tra l'altro, guardatela qui, chi non ha visto il video vada a vederlo perché sta riscuotendo anche parecchio successo. Siamo già arrivati a più di 100.000 visualizzazioni. Questa stella di Natale abbiamo fatto il rinvaso. Anche qui ho dato un buon consiglio, penso, dicendo di fare un rinvaso anche se non è stagione e mettendo un piccolo tutore che la tiene salda, e la pianta sta reagendo veramente bene. Adesso ormai sono 20 giorni che questa pianta è in questo nuovo vaso, come vedete è in splendida forma, perde certo qualche fogliolino ma è normale, di questo non dobbiamo spaventarci, e l'importante è sempre fare le cose al meglio per la pianta e non per noi. Quindi non mettiamola nel posto dove noi vogliamo avere del colore perché ci piace averla lì. Pensiamo piuttosto dove la pianta può stare meglio, e in questo caso innanzitutto andiamo a liberarla, abbiamo detto, da questo brutto cellophane. Questo cellophane, adesso lo tagliamo, è un cellophane che serve per commercializzare la pianta, perché immaginate, senza questo cellophane tutte le persone che in un supermercato vanno a toccare la pianta, e la pianta dopo un po' subirebbe uno stress ancora maggiore. E soprattutto una pianta che ha questo portamento, adesso qui c'è un piccolo tutore che cerca di tenerla dritta, si spezzerebbe e quindi vorrebbe dire piante da buttare, soldi, eccetera eccetera. Ecco che questo cellophane quanto è tanto comodo per la commercializzazione, tanto è dannoso quando questa pianta arriva nella nostra abitazione. Dobbiamo togliere questo e togliere soprattutto questo che la imbellisce, così la prepara per un regalo soprattutto natalizio. Questa è una pianta che viene regalata alla pari di una stella di Natale. Ancora di più, questa fa ancora più scena ed viene vista come pianta anche più duratura. Stiamo parlando di un'erbacea perenne, quindi questa è una pianta comunque che, se noi la curiamo bene, potrebbe vivere in eterno. Insomma, in eterno, parecchi anni sicuramente. Questo che è questo panno che viene messo appunto per rendere così più natalizia questa pianta, va tolto. Perché? Perché qui possono subito insorgere delle malattie fungine. Non va bene, la pianta ha bisogno di respirare. Certo, è più bella da vedere così, ma andiamo a togliere. Quindi togliamo anche questo, c'è un piccolo elastichino, lo si taglia, e facciamo respirare la nostra pianta. Oh, finalmente, guardate, vedete che già sotto lei aveva delle foglioline, vedete, che cercano già di crescere perché sotto si è creata comunque dell'umidità.
Una volta liberata la pianta, cominciamo. Innanzitutto lei ha un suo portamento, dobbiamo aiutarla in questo caso con un tutore. Vedete che lei tende a stortarsi, ha bisogno di un tutore. Io adesso gliene metterò un altro da questa parte, perché è una pianta che va più in altezza rispetto a quello che è l'apparato radicale. Come dissi per il video della stella di Natale, è sproporzionato il vaso rispetto all'altezza. Ora non lo farò, non è oggetto di questo video, ma appena potrò andrò a cambiare questo vaso. Questo è un vaso 17, andrò a mettere almeno un vaso 20-22, perché è una bella pianta questa, con soprattutto più altezza nel vaso, quindi il vaso sarà più alto e più largo, e andrò a metterla in un coprivaso come può essere questo. Adesso io vi faccio vedere questo perché non vado a rinvasarla, ma quando andrò a rinvasarla prenderò un coprivaso più grosso e farò la stessa cosa che vi faccio vedere adesso. Vedete cosa ho messo sul fondo? Eccola qua, argilla espansa. Bisogna metterne almeno un paio di dita qui sul fondo, e poi possiamo adagiare la pianta al suo interno. Poi se vogliamo rifinire bene la mettiamo anche tutta intorno qui, così almeno il vaso non si muove. Questo a cosa serve? Adesso sposto un po' la pianta perché sennò non riesco a vedervi bene. Allora, a cosa serve mettere l'argilla? Allora, l'argilla serve per mantenere l'umidità. Questa è una pianta che arriva dal centro-sud America, precisamente qui stiamo parlando dell'Anthurium andreanum, e è proprio originaria della Colombia. Se vogliamo proprio collocarla, la nazione, lo stato da cui arriva questa pianta è la Colombia. Cosa c'è in Colombia? Caldo, ma soprattutto c'è anche umidità. Quindi il caldo noi in casa riusciamo a ricrearlo, perché i nostri appartamenti, bene o male, d'inverno i 20 gradi ci sono. Insomma, se la casa è abitata, 19, 20, 21, tante volte anche più gradi ci sono. Il problema è dell'umidità, quindi questa è una pianta che per mantenere la giusta umidità, con questa argilla espansa che noi andiamo a mettere sotto, ma potremmo mettere anche dell'agriperlite. L'agriperlite è un altro materiale che io utilizzo molto, soprattutto per andare a miscelare, per fare dei substrati leggeri, perciò per rendere leggero la terra, ma possiamo anche utilizzarlo in questo caso proprio per dare umidità. L'agriperlite ve la faccio vedere qui, eccola qua. Vedete, qui c'è un potos che sta crescendo nell'agriperlite, ha proprio la proprietà di trattenere l'umidità. Quindi in alternativa, se non avete l'argilla espansa, potete utilizzare anche l'agriperlite. Parliamo allora dell'Anthurium andreanum. Allora, innanzitutto si fa apprezzare per le sue bellissime foglie molto appariscenti, a forma di cuore e di questo verde acceso. Foglie che se vogliamo proprio fare il bene della pianta, sarebbe bene ogni tanto passare con un panno umido e pulirle dalla polvere. Ecco, una cosa che non ho detto prima: attenzione soprattutto agli spray che vengono date alle piante. Gli spray, o addirittura adesso vengono messe questi brillantini proprio sempre per aiutare la vendita. Andiamo a ripulire di tutta questa porcheria che fa solo il male della pianta. Certo, la rende più bella, ma non gli fa assolutamente bene. Dicevo, poi oltre alle foglie si fa notare per il suo bellissimo fiore. Allora, il fiore, se vogliamo essere precisi, è questa pannocchia che vedete, che si chiama spadice, mentre quell'altra si chiama spata e non è altro che una foglia ribaltata. È come se noi prendiamo questa foglia, la giriamo all'insù e cambia di colorazione. Possiamo avvicinarla, se vogliamo, un po' alla calla. La calla anch'essa ha le foglie che a un certo punto cambiano colore, quindi il fiore non è quello che noi vediamo bianco, ma è quello che c'è all'interno, che è appunto quella pannocchia arancione che si chiama spadice, e la foglia invece che cambia colore, in quel caso è una bratta. Ecco, l'Anthurium andreanum più o meno ha le stesse caratteristiche. Dicevo prima che è una pianta che vuole la luce ma non il sole diretto. Facciamo attenzione dove andiamo a porla in casa. Dobbiamo metterla in una zona dove vi è luce se vogliamo una bella fioritura. Se la mettiamo in una zona di ombra, la pianta non muore, però logicamente
che cosa succede? La pianta non riesce ad avere delle belle fioriture. Quindi abbiamo bisogno di una zona luminosa, ma attenzione, appunto dicevo, ai raggi del sole, sia che la mettiamo dietro a una finestra, oppure che quando arriva l'estate ed è giusto portare fuori questa pianta, perché ricordiamo che è una pianta che cresce nel centro America, perciò abituata a buone temperature, non mettiamola mai al sole diretto, mettiamola magari all'ombra di un'altra pianta, mettiamola in una zona di penombra o dove prende il sole nelle ore del mattino e della sera, ma non nelle ore centrali. Ci accorgiamo comunque dalle foglie se la pianta soffre. Le foglie ci comunicano sostanzialmente tre cose. Se troviamo delle foglie a terra, vuol dire che la temperatura è troppo bassa. Se troviamo delle foglie secche, una parte della foglia è secca, vuol dire che vi è troppa luce diretta, il sole ha bruciato la foglia. Se troviamo delle foglie gialle, vuol dire che abbiamo dato troppa acqua, quindi c'è un ristagno idrico, e lì attenzione, perché va incontro al marciume radicale. E se abbiamo messo un paio di dita di argilla espansa sotto il vaso, dobbiamo sempre controllare però che non abbiamo bagnato troppo e quest'acqua abbia superato questi 2 centimetri. Parlavamo prima di bagnature, questa è una pianta che vuole delle bagnature periodiche, perciò ogni 2-3 giorni dobbiamo andare a controllare col dito o con uno stecchino l'umidità della terra. Vuole un terreno umido, attenzione, non zuppo ma umido deve essere. Se vogliamo fare una coccola in più alla nostra pianta, andiamo a nebulizzare le foglie, è molto gradito dall'Anthurium questo modo di bagnare. È una pianta che non va potata, o meno andiamo a togliere quando i fiori sono secchi, ormai andiamo a togliere proprio lo stelo del fiore. Alla base si prende una piccola forbicina, si disinfetta, ricordate sempre disinfettate, perché questa forbice noi non sappiamo se può portare delle malattie, in questo caso malattie fungine ci possono essere, magari abbiamo tagliato un'orchidea che non stava troppo bene e con la stessa foglia andiamo a recidere questo fiore. Quindi disinfettiamo con della candeggina o con una fiamma e poi andiamo a tagliare alla base, quindi si taglia solo il fiore sfiorito. La pianta non va potata proprio perché è una pianta erbacea. Parliamo adesso di concimazione. Allora, l'Anthurium fiorisce generalmente da maggio a settembre. È logico che noi adesso lo troviamo, adesso è dicembre, lo troviamo ben fiorito, quindi è facile che questa pianta all'inizio soffra. Qui apro una parentesi, non spaventiamoci troppo, perché questa pianta, per essere messa in vendita, gli hanno cambiato un po' la stagione, quindi è una pianta che in questo momento è un po' confusa. È stata, tanti dicono, forzata la fioritura per essere bella e per essere venduta. Se soffre è tra virgolette normale, non è giusto, non è bello, ma è normale che questa pianta adesso soffra, perché il suo calendario è stato un attimino così rimescolato. Quando prenderà il ciclo giusto, questa è una pianta che fiorisce, dicevamo, primavera, estate, quindi fino a settembre può fiorire. Se trova le condizioni giuste e sta bene, se la stiamo curando bene e ha un ambiente favorevole in casa, potrebbe anche avere una seconda fioritura anche durante l'inverno. Ecco che durante le fioriture questa è una pianta che va concimata, perché basta vederla, guardate quante foglie ha, guardiamo la quantità di foglie e la quantità di fiori, ha bisogno di cibo, ha bisogno di mangiare, quindi un concime bilanciato, azoto, fosforo e potassio, ma anche con altri microelementi, oltre che i macro servono anche i microelementi come potrebbe essere il ferro, il magnesio. Ecco che in un concime liquido per piante da interne troviamo tutti questi elementi che ogni 15-20 giorni vanno dati alla pianta. E per ultimo teniamo le malattie. Ne parlo per ultimo perché è la cosa meno simpatica, ma attraverso la prevenzione e soprattutto la conoscenza noi possiamo anticipare quelle che possono essere le malattie che si accaniscono su questo Anthurium. Sono poche in verità. La cocciniglia, soprattutto adesso vi parlo di questa perché poi gli afidi consideriamoli anche quella una malattia, comunque è meno pericolosa rispetto alla cocciniglia. Per gli afidi
possiamo utilizzare in modo preventivo un macerato. Il macerato di equiseto va benissimo, ma anche quello di ortica. Vi lascio come sempre nella descrizione del video il link dove potete vedere appunto come poter creare questi macerati, sia quello d'ortica che quello di equiseto. Dicevo, vanno bene nella prevenzione e nella lotta contro gli affidi. Poi vabbè, un bel getto d'acqua, comunque andare proprio a rimuoverli è la soluzione migliore. Non andiamo a mettere cose chimiche sulle nostre piante. Io lo continuo a dire, cerchiamo dei sistemi naturali, perché l'affido comunque possiamo combatterlo anche in modo naturale. Parlando invece di cocciniglia, il sistema migliore che possiamo utilizzare per combatterla è proprio quello dell'olio di neem, naturale al 100%. Lo possiamo diluire con l'aiuto del sapone molle, se abbiamo preso un olio di neem puro, oppure esistono già anche delle soluzioni già pronte. Comunque vi lascio sempre nella descrizione del video il link dove potete vedere sia i prodotti ma anche come andare a creare questa soluzione, che viene messa in uno spruzzino e poi andiamo a nebulizzare proprio la parte fogliare dove vi è l'attacco della cocciniglia. Se non basta un primo trattamento, il giorno successivo andiamo a trattare una seconda volta. Vedrete che la cocciniglia scompare rapidamente, e grazie all'olio di neem troveremo anche le foglie molto più lucide, le vedrete molto più luminose. L'olio di neem fa bene, oltre che a combattere la cocciniglia, fa molto bene alle foglie. Bene, eccoci qui. Allora, siamo andati un po' lunghi in frenata in questo video, ma meglio essere secondo me più lunghi che corti, soprattutto quando si va a dare dei consigli su una pianta come questa, che è veramente un peccato perderla nel tempo. Se, lo ripeto ancora, facciamo le cose giuste, se facciamo trovare l'ambiente giusto alle nostre piante, le piante ci ripagano in abbondanza con la bellezza delle loro foglie, perché queste sono delle foglie veramente molto belle, ma soprattutto con delle splendide fioriture. Io come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, lasciate un commento, fatemi sapere se anche voi avete l'Anthurium andreanum in casa e se avete anche qualche consiglio da condividere con la nostra community, e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima e buon Natale!